E quindi andiamo all'ambiente degli indicatori di performance, quindi siamo entrati dal settore qualità, indicatori di performance. Quindi, come per tutti gli altri oggetti del software, un ambiente di inserimento e uno di storico e quindi di consultazione dati. Andiamo all'ambiente di inserimento dati. Quindi qui gli indicatori, come vedete, sono legati ai processi e quindi bisogna fare attenzione a far sì che quando si va a inserire un valore di un indicatore e poi i valori relativi a quell'indicatore, si sia sul processo giusto, perché poi il software lega a doppio filo gli indicatori che noi andiamo a inserire qui al processo sul quale siamo posizionati qua su. Quindi se vogliamo andare al numero, vogliamo inserire un indicatore in relazione al processo numero 2, dobbiamo andare al processo numero 2, al numero 3, eccetera. Se avessimo tanti processi potremmo cliccare qui sul cannocchiale, inserire il numero e poi con trova successivo il software ci troverebbe immediatamente il processo, non so, numero 20 e allora sì, potremmo andare a inserire un indicatore in relazione al processo numero 20 che poi nell'ambiente di consultazione dati sarà legato, come dicevo prima, a doppio filo al processo numero 20. In questo caso stiamo inserendo in relazione al processo numero 1. Quindi per ogni processo si possono inserire infiniti indicatori, quindi non c'è un limite, non c'è un limite nel senso che anche se ne dobbiamo inserire 2, non è che dobbiamo andare ad aggiungere righe come su Excel, qui inseriamo il secondo, il terzo, il quarto, tutti quelli che vogliamo e poi per ogni indicatore si possono fare infinite rilevazioni. Quindi stesso discorso che abbiamo fatto sopra, quando vado a inserire i dati di una rilevazione devo fare attenzione di inserirli in relazione all'indicatore giusto. Qui ho anche delle informazioni sul numeratore, denominatore, eccetera. Come si costruisce un indicatore per la rilevazione? Qui ho fatto degli esempi, ciascuno di voi, qualora vogliate utilizzare questo software, qualora vi sia piaciuto e vogliate utilizzarlo, ciascuno di voi metterà gli indicatori che preferisce, gli indicatori che ritiene più opportuni e che ha legato ai processi di lavoro del sistema qualità o anche se non ha un sistema qualità, gli indicatori che vuole misurare. L'indicatore deve dare un numero, quindi non è che deve dare parole, ovviamente deve esprimere un concetto preciso. Ecco qua la casellina per scrivere il significato dell'indicatore, cioè quello che vogliamo andare a rilevare con quell'indicatore, che è un concetto preciso, ma poi l'indicatore si deve esprimere in un numero per vedere il risultato raggiunto, lo scostamento dal valore atteso in positivo o in negativo e poi magari rilevando quel dato nel corso del tempo fare delle statistiche, delle medie, dei trend, eccetera. Quindi ci deve dare un numero l'indicatore. L'indicatore è fatto è il risultato della divisione tra un numeratore e un denominatore. Quindi io qui ho fatto un esempio, poi lo potete prendere a spunto per costruire qualsiasi altro tipo di indicatore, quantità di cemento deperita diviso quantità di cemento stoccata. Quindi cosa voglio andare a misurare? Perché il concetto è importante. Voglio misurare la capacità di programmazione degli stoccaggi e dei lavori del cantiere, perché evidentemente se viene programmata male l'attività di stoccaggio o l'attività di lavoro e quindi il cemento non viene consumato, si rimane lì oltremodo esposto alle intemperie e quindi magari una quantità può andare deperita. Quindi qui bisogna misurare esattamente qual è la quantità deperita, quantità deperita diviso la quantità totale e avremo che sarà, che ne so, il 20% del totale, il 10, il 2. E quindi poi nel corso del tempo su questo indicatore vado a fare le rilevazioni. Quindi io qui ne ho messe alcune, anche per far venire dei dati nelle interrogazioni. 3 quintali di cemento deperiti su 21 stoccati, 10 su 50, 4 su 7, 10 su 15. Quindi scriviamo qui la data in cui abbiamo rilevato questo dato e mettiamo anche subito la data
della successiva rilevazione, perché questa data di successiva rilevazione poi ci verrà presentata nelle scadenze, cioè nelle cose da fare in relazione a questo argomento, ovviamente, agli indicatori. Poi possiamo mettere una rilevazione da A, nel senso che questi numeri 3 su 21, quando li abbiamo rilevati da un giorno ad un determinato altro giorno, e poi ovviamente qua ci dobbiamo mettere il valore atteso. Questa è una cosa importantissima, perché ci attendiamo un valore da quell'indicatore e una volta misurato poi vedremo quanto si è spostato dal valore che noi ci attendevamo che raggiungesse. Quindi proviamo a fare un inserimento, mettiamo 4 su 50, data di rilevazione rileviamolo dopo un anno, che ci dia l'alert di rilevazione dopo un anno. Abbiamo rilevato da 01/01/2020 a 29/02/2020. Ci attendevamo che raggiungesse un valore, non so, 0,8. A questo punto, facendo calcola, scrivendo e cliccando sul pulsante calcola, qui dovrà aumentare una riga. Eccola, è aumentata una riga, e aumentando la riga ci ha fatto anche tutti i calcoli, cioè ci ha messo il valore che abbiamo rilevato, cioè ci ha fatto la divisione tra il numeratore e il denominatore, che è 0,08, il valore atteso, lo scostamento dal valore atteso in termini assoluti, che è meno 0,72, quindi è andato sotto, e lo scostamento in termini percentuali. A questo punto ci dobbiamo chiedere: questo indicatore è in linea con quanto ci attendevamo o meno? Quindi è meno 0,72. Ora supponiamo che questi valori siano giusti, valore atteso, tolleranza in eccesso, tolleranza in difetto. Io per questo indicatore avrei sopportato, e quindi avrei detto va bene, mi sta bene, questo indicatore è in linea, se fosse andato sotto per massimo di uno 0,10. È andato sotto di 0,72, quindi qui andrò a cliccare sul fatto che non è in linea con il valore atteso. Anche questo è una cosa importante metterla, perché poi dopo nelle interrogazioni potremo andare a vedere quelli che sono in linea nel corso del tempo e quelli che si sono scostati nel corso del tempo. Qua giù in fondo, quando abbiamo fatto calcola, si sono aggiornati anche questi numeri. Ci sono le medie relative a tutte le rilevazioni dei valori di questo indicatore. Quindi qui trovate la media di tutte queste rilevazioni. Quindi valore atteso, trovate la media di questa colonna. Valore rilevato, trovate la media di questa colonna. Gli scostamenti in valori assoluti, trovate la media di questa colonna, che qui è meno 0,48. Lo scostamento in termini percentuali, trovate la media di questa colonna. Quindi vedete, molto semplice, si inseriscono i dati molto rapidamente, ma i risultati sono i risultati. Qui posso interrogare il software per processo, quindi fammi vedere gli indicatori solo del processo numero 1, fammi vedere lo storico degli indicatori solo del processo numero 1. Poi andremo ora a vedere l'ambiente di consultazione dati. Ecco, qui ci ha estratto soltanto il processo numero 1 e quindi ci ha estratto tutti i valori che abbiamo rilevato nel corso del tempo, con gli scostamenti, il valore rilevato, il valore atteso, gli scostamenti in valore percentuale, in valori assoluti, e poi qui possiamo vedere anche che in questo caso non si è scostato, in questo caso si è scostato dal valore atteso, eccetera. Quindi qui per processo. Ovviamente anche dall'ambiente generale consultazione dati potremmo fare questa rilevazione, però qui già, siccome siamo su un processo, possiamo vedere lo storico di quell'indicatore. Detto questo, chiudiamo e andiamo
all'ambiente di consultazione dati, cioè lo storico, e qui troviamo varie possibilità di andare a vedere i dati che sono emersi dalla rilevazione degli indicatori. Qui li abbiamo tutti, cioè qui abbiamo tutti gli indicatori che abbiamo inserito in relazione a ciascun processo del nostro sistema qualità. Ora abbiamo due processi, processo 1 e processo 2, abbiamo inserito questi indicatori, insomma, quelli che voi poi vorrete inserire. Poi qui è il pulsante che abbiamo visto nella maschera di là, rilevazione del processo, quindi cliccando qui poi inserisco il numero del processo e mi tira fuori solo gli indicatori di quel processo. Qui abbiamo gli alert delle rilevazioni, cioè in base a quella data che abbiamo messo di là, data successiva alla rilevazione, che la mettiamo in ordine a ciascun indicatore, poi andando qua abbiamo un alert. Quindi per esempio nel 2020 quanti alert ci sono e in che data sono soprattutto? Ecco, ci dà scadenza prossima rilevazione 4 luglio 2020, 31 dicembre 2020. Ecco, questi sono due alert. Poi ora vi faccio vedere anche il quadro delle scadenze, perché poi ho le scadenze degli indicatori, le scadenze dei processi, dei progetti di miglioramento, le scadenze delle fatture, le scadenze della rilevazione della scheda di valutazione dei fornitori. Allora, tutte queste scadenze, come le gestisco? Le gestisco da un ambiente che poi ora alla fine di questa maschera, dell'illustrazione di questa maschera, vi faccio vedere. Qui ovviamente gestisco le scadenze relative a questo argomento. Consultazione dati senza filtri per tutti gli indicatori, frequenza di rilevazione, motivo, processo, categoria, momento della rilevazione. Quindi queste sono tutte complicazioni che ovviamente possono far comodo ad un'azienda più grande che rileva molti indicatori e allora posso andare a chiedere al software di farmi vedere soltanto gli indicatori che vengono rilevati con frequenza mensile. Scadenze. Fammi vedere le scadenze che ho in questa settimana in relazione agli indicatori che vengono rilevati con scadenza mensile. Fammi vedere gli indicatori che devo rilevare con scadenza mensile nel 2020. Eccola. Qui mi riporta la prossima rilevazione 2020, 31 dicembre, 4 luglio, quello che abbiamo visto prima. E qua giù possiamo vedere gli indicatori che si sono scostati dai valori attesi, non gli indicatori, le rilevazioni che si sono scostate dai valori attesi e le rilevazioni che si sono scostate, che sono invece al contrario risultate in linea con i valori attesi. E, per una ditta piccola chiaramente sarà sufficiente andare a vedere, magari una ditta piccola che ha 20 processi di lavoro con un indicatore sul processo, io apro questa schermata e consulto tutti i dati che voglio, quindi tutti gli altri pulsanti sono dedicati a ditte più grandi, ovviamente non è vietato andarli a vedere, ma sicuramente sono dedicati a ditte più grandi che possono dover andare a dettagliare la loro analisi e vedere il dato anche sotto quel profilo. Però semplicemente inserendo il dato di là, questi dati vengono per tutti, a prescindere dal fatto che l'azienda sia piccola o sia grande.